Salve Anternians, in questo video vi spiegherò alcune impostazioni di Streamlabs OBS. Siete pronti? Andiamo! Allora, nel video precedente avevo creato all'interno della sezione risorse queste due risorse appunto, ovvero la cattura dello schermo per poter registrare la schermata principale del monitor e la webcam Razer Kiyo, al momento disattivata, come potete vedere dal simbolo, perché per questo video non mi servirà. Per cambiare le impostazioni di Streamlabs OBS ci basterà andare su questa rotellina in basso a sinistra, definita come Settings, appunto Impostazioni. Fare singolo clic con il tasto sinistro del mouse. Questo lo ingrandisco. E come potete vedere ci sono varie impostazioni. Quella che vi avevo fatto vedere l'altra volta era la Virtual Webcam, che al momento risulta installata, la quale appunto è utile per poter utilizzare le impostazioni di Streamlabs OBS, le impostazioni della webcam di Streamlabs OBS su varie piattaforme di video chat. Nell'altro video, infatti vedete anche nella scheda il link di quest'altro video, potete vedere come funziona. Quello che interessa a me invece in questo video sono solamente alcune impostazioni principali che secondo me sono importanti, soprattutto per quanto riguarda la registrazione. Poi per la sezione stream vedremo attraverso un altro video. Allora, prima di tutto andiamo su General. Come potete vedere possiamo vedere la cache directory, eliminare e far ripartire il software, caricare la cache e mandarla agli sviluppatori per informazioni aggiuntive, quindi per aiutarli nel caso di problemi, e riportare alcune informazioni addizionali riguardanti dei crash che abbiamo su questo software. Poi possiamo cambiare la lingua, come abbiamo visto nell'altro video. Possiamo fare una specie di restart di tutte le impostazioni che noi abbiamo definito su Streamlabs OBS, così come risorse, scene e così via. Questo nel caso in cui non siamo sicuri di quello che abbiamo fatto. E poi altre impostazioni che al momento però non ci servono. Stream appunto è per poter impostare alcune cose relative agli streaming, ma come ho detto lo vedremo attraverso un altro video. Invece Output è utile perché ci permette di modificare impostazioni dello streaming, ci permette di modificare impostazioni di recording, il replay buffer, che però io lo disattivo perché al momento non penso che mi serva. Oltre a questo possiamo vedere anche poi la modalità avanzata, ma questo lo vediamo magari in maniera più dettagliata attraverso un altro video. Quello che facciamo invece è modificare il recording path, ovvero dove vengono salvati il percorso dove vengono salvati i video. Perché questo? Diciamo che i video che vengono salvati, lui definisce un percorso di base, il quale però potrebbe essere un po' fuorviante perché diciamo salva i video un po' tutti insieme, anche perché questo li salva su C e dato che non è la memoria principale che io voglio utilizzare per poter salvare i video, preferisco modificarla, quindi clicco su browser, sono su 2 tera, clicco Massimiliano Dionisi, video e creo una nuova cartella e la definisco 10 video Streamlabs OBS e clicco seleziona cartella. In questo modo il software, quando noi andremo a fare una registrazione, salverà tutti i video nella cartella che abbiamo scelto. Poi andiamo su audio
Perché, come vedete, il mixer mi ha già impostato dei dispositivi audio, però personalmente preferisco modificarli da questa sezione qui. Quindi cosa faccio? Vado sulle impostazioni di ogni risorsa del mixer, quindi dell'audio, e clicco su Remove. Come vedete, in questo modo mi ha rimosso anche la webcam Razer, ma possiamo poi reinserirla. Vedete, questo è quello del microfono, che al momento risulta attivo, infatti quando parlo aumenta il valore, però anche questo lo rimuovo per modificarlo in quella sezione. E anche questo, ok. A questo punto qua modifico. Allora, desktop audio device, metto altoparlanti. Poi mic, metto invece mic in front. E secondo invece Razer Kio. Ok. Come vedete, in questo modo me li ha messi stereo, entrambe entrambi i tipi di risorsa. Altoparlanti ovviamente non è attivo perché al momento non vi è alcun audio, però Razer Kio la disattivo perché al momento non mi serve. Ok, da qui si disattivano ovviamente le varie risorse audio. A questo punto andiamo su video e possiamo definire la risoluzione di quando viene registrato qualcosa o fatto uno streaming. E questo, diciamo, se la base appunto è 1920x1080, vi consiglio di mettere lo stesso tipologia. Se durante gli streaming o registrazioni avete problemi, allora vi consiglio di ridurre sia la base a 1280x720 in modo che sia almeno in HD e anche l'output che deve essere appunto sempre 1280x720. Downscale filter vi consiglio di metterlo a Lanczos perché dovrebbe dare una qualità migliore. FPS common e il valore vi consiglio di metterlo a 60. Come sempre, se avete problemi, eventualmente modificate queste impostazioni. Hotkeys sono utili per impostare come iniziare una registrazione, fermarla e così via. Avanzate per modificare la priorità del processo, audio, recording e altre impostazioni, ma queste diciamo sono cose più appunto dettagliate che poi magari vediamo attraverso altri video. Le collezioni delle scene, notifiche, quali notifiche farvi vedere quando registrate, quando fate uno streaming o anche altro, l'aspetto, notte oppure giorno preferisco scuro, e basta, diciamo che queste sono le impostazioni principali. Ora che abbiamo impostato l'output, questo lo riduco un po', clicco done, e cosa faccio? Questo lo riduco anche. Inizio una registrazione con questo software, ok, e nel frattempo chiudo l'altro software che sto utilizzando per registrare. Ok, così ha salvato la registrazione. Ora termino anche questa registrazione
così sentiamo insieme poi come è venuto il video che ho appena registrato, quindi questi pochi secondi. E questo lo chiudo. Ho iniziato una nuova registrazione, infatti come potete vedere il timer è ripartito da 00 e l'altro software l'ho chiuso nel frattempo. Adesso vediamo come è venuto il video che è stato salvato. Quindi vado su Esplora File, 2 tera, dentro video, video Streamlabs Ops. Allora, dovrebbe essere il primo, 34. Gli altri erano delle prove che avevo fatto. Ok, e nel frattempo chiudo l'altro software che sto utilizzando per registrare. Ok, così ha salvato la registrazione. Ora termino anche questa registrazione, così sentiamo insieme poi come è venuto il video che ho appena registrato, quindi questi pochi secondi. Ok, come avete potuto vedere e sentire, il video è stato registrato correttamente, è stato inviato nella sezione, nella cartella che io gli ho indicato, e queste principalmente sono le impostazioni generali che noi dovremmo impostare quando utilizziamo, diciamo, per le prime volte Streamlabs Ops. Ovviamente ci sono molte più impostazioni che possiamo vedere. Intanto, ad esempio, dato che qua mi ha lasciato il microfono Razerchio ma mi ha tolto la risorsa, io la creo nuovamente cliccando su Video Capture Device, aggiungi risorsa e rimetto Razerchio, aggiungi risorsa, fatto, e la disattivo da qua, come avete visto. Ora che ho creato questa nuova risorsa, sempre nella Razerchio, mi ha creato anche nel mixer una risorsa audio, ma dato che io già appunto ho impostato il microfono Razerchio, questo basta cliccare su impostazioni a destra e cliccare su Hide. In questo modo non vedremo questa risorsa. Al limite, se dobbiamo modificare qualcosa, ci basterà andare qua e possiamo vedere appunto le varie risorse disponibili. Bene, questo è ciò che riguarda principalmente il software Streamlabs Ops. Alcune impostazioni poi dettagliate le vedremo attraverso altri video e soprattutto anche per il discorso dello streaming, perché questo software principalmente è utilizzato per fare streaming. Bene, direi che con questo è tutto. Spero che il video sia stato utile per voi. Qua fermo la registrazione. Arrivederci al prossimo video. Anternians.